Ciao a tutti cari amici miei, io sono il Provacose e oggi parliamo di una fotocamera istantanea della Fujifilm, la Instax Wide 300. Ma prima di tutto, sigletta! Ma andiamo subito a vederla. La prima cosa che colpisce è che è veramente grande. Infatti la larghezza è di 16,8 cm per 12,1 di altezza per una profondità, e stiamo parlando da chiusa, di 9,5 cm. Quindi sicuramente è una macchinetta impegnativa. Andiamo a fare una prova del peso senza cartucce inserite, con le batterie già inserite invece. Quindi la posizioniamo sopra. Il peso, come potete vedere, con le pile, quindi con le batterie, è di 752 grammi, quindi decisamente non un peso leggero. Vi parlavo appunto delle batterie. La Instax Wide 300 si alimenta con 4 pile stilo, che sono sulla destra, sotto questo piccolo vano di plastica, e con 4 pile stilo si possono fare all'incirca 100 scatti, quindi tutto sommato non male. Andiamola a vedere più da vicino. Come potete vedere è brutta, parecchio brutta, questa linea squadrata con il viewfinder tutto spostato a sinistra. È molto plasticosa, dà la sensazione col peso e il materiale così economico che se casca da 1 metro esplode, quindi facciamoci attenzione magari attraverso una custodia. Ma andiamo a vedere nelle sue parti. Troviamo il tasto d'accensione che coincide come posizione con quello di scatto. Abbiamo appunto questa ghiera che si può modificare in base al fuoco, dopo lo vedremo. Abbiamo il flash, il viewfinder tutto spostato sulla sinistra con l'esposimetro. Al di sotto abbiamo la vite per poter mettere su cavalletto la macchina fotografica. All'esterno abbiamo il grip, lo sportello per le pellicole, il tasto per il flash, il tasto per regolare l'esposizione, questo piccolo schermo elettronico e poi un LED che ci avverte quando il flash è carico. Inoltre poi abbiamo la feritoia per l'espunzione delle nostre pellicole. Ma proviamo a accendere la macchinetta. Per farlo basta fare una leggera pressione su questa levetta. Come potete vedere l'obiettivo è fuoriuscito, ha fatto un rumore che sembra un ingranaggio che stia per esplodere, ma in realtà è normale. Andiamo a vedere la ghiera di messa a fuoco. La Instax Wide 300 ha la possibilità di usare 2 modalità di messa a fuoco, da 90 cm a 3 metri oppure da 3 metri a infinito, in base a dove sono i vostri soggetti. Adesso, come vedete, siamo tra 1 metro e 3 metri. Per portarla da 3 metri a infinito basta fare una leggera rotazione di questa ghiera. Adesso la macchina può scattare da 3 metri a infinito. Per riportarla di nuovo a 90 cm e 3 metri basta di nuovo girare la ghiera. Ecco fatto. In realtà c'è una terza modalità di fuoco che si può usare con questa macchina fotografica. Attraverso una lente close-up che viene fornita all'interno della confezione e che si applica esattamente qua in cima all'obiettivo, si possono fare scatti con un fuoco di circa 30-40 cm, utile per i selfie o per provare a fare delle piccole macro. Ma siccome ho preso la macchina usata, non c'era all'interno della confezione, quindi non la posso testare. Sotto il viewfinder abbiamo l'esposimetro, funziona abbastanza bene secondo me. Ovviamente dobbiamo evitare di fare tutti quegli errori che di solito si fanno le prime volte che si usa una macchina istantanea. Andiamo a vedere i pulsanti che sono disponibili sul retro della macchina. Abbiamo il pulsante di flash. Il flash, ve lo dico subito, non si può disabilitare, ma questo tasto serve per accenderlo comunque qualora l'esposimetro non lo ritenesse necessario, come una giornata di sole. Basta premerlo, infatti, per fare apparire sullo schermino elettronico il simbolo del flash. Questo pulsante ci aiuta per l'esposizione. Premendolo una volta avremo foto in uscita più chiare. Premendolo un'altra volta avremo foto in uscita più scure. Premendolo una terza volta torneremo all'esposizione originale della macchina. Questo ovviamente può essere utile se riteniamo che ci sia troppa poca luce o ce ne sia troppa rispetto alla foto che vogliamo ottenere. Lo schermo elettronico non ha bisogno di spiegazione ovviamente, e poi abbiamo un piccolo LED sotto il viewfinder che ci indicherà quando il flash si sta caricando. Mi raccomando, non scattate quando questo è rosso perché altrimenti la foto non parte. Andiamo a vedere le pellicole. Sono appunto quelle wide, quindi sono più o meno il doppio
di quanto riguarda le dimensioni di quelle mini. Più nel dettaglio sono 8,6 cm x 10,8 per quanto riguarda tutto il frame, e invece proprio l'immagine che viene impressa e si sviluppa è di 6,2 cm x 9,9, quindi sono foto decisamente grandi. Il prezzo, al momento della registrazione, il pack da 20 viene venduto a 16,99 € su Amazon, cosa curiosa tra l'altro perché ha lo stesso prezzo di 20 scatti di Laystanks Mini, che come abbiamo detto sono circa la metà. Andiamo a vedere come si caricano le pellicole. All'interno appunto troveremo questa bustina, basterà aprirla e troveremo la nostra scatolina di plastica con all'interno le pellicole. Per caricare il nostro pacco di fotografie all'interno della macchina fotografica basterà premere questa linguetta e aprire il vano posteriore. Come vedete c'è un piccolo segnalino giallo, una piccola striscia gialla che lo va a combaciare con la striscia gialla del nostro pacco di fotografie. Basterà premere con un po' di forza ed ecco fatto che adesso le foto sono all'interno della nostra macchina fotografica. Ora non so se si vede, questo blo di ispezione serve per verificare che la nostra cartuccia di fotografia sia inserita correttamente e che quindi il simbolo giallo coincida. Ora non ci rimane altro che accenderla. Ora quello che ci resta da fare è uno scatto a vuoto per far uscire la linguetta protettiva del nostro pacco di fotografie. Eccola qui, questa è la copertura. Come potete vedere, una volta accesa la macchina, appare il numero di fotografie che sono disponibili, in questo caso 10. Ma andiamo finalmente a fare una prova di scatto, pigliamo il nostro Spider-Man e vediamo che cosa viene fuori. Ecco che la foto è venuta fuori e adesso aspettiamo che si sviluppi. Ecco fatto, dopo poco la foto è già pronta. Come potete vedere è molto luminosa perché non ho bilanciato l'esposizione, in più il flash non l'ho coperto, dietro ho due lampade enormi per illuminare appunto il video che sto facendo, ma tutto sommato fa delle belle foto. Vi faccio vedere qualche esempio. Queste per esempio sono le foto che ho fatto ai miei modelli di eccezione, quindi il mio cane e il mio gatto. Come potete vedere sono venute piuttosto bene. Ovviamente c'è da un attimo da impratichirsi con l'esposizione della macchina, ma tendenzialmente l'esposimetro non sbaglia granché. Una volta finiti i nostri 10 scatti, basterà aprire lo sportellino posteriore e tirare fuori quello che rimane del contenitore delle nostre pellicole. Qualche piccola raccomandazione: ovviamente se fate delle foto con scarsa luminosità il flash illumina fino a un certo punto, diciamo che si arriva a 1 metro. Se vi aspettate di illuminare oltre 1 metro vi verranno ovviamente delle foto sottoesposte. Altra cosa cui dovete fare attenzione è il viewfinder. Come potete vedere qui c'è il mirino e qui c'è l'obiettivo, quindi per creare una composizione ponderata o comunque accettabile dovete tenerne di conto. Io vi consiglio di guardare direttamente il soggetto e abituarvi un po' alle misure senza usare il viewfinder che veramente vi fa fare della confusione. Questa per esempio è una foto che ho provato a fare una tazza in rame, doveva essere al centro e invece è stata tutta spostata perché appunto si fa veramente fatica a creare una composizione col mirino. Questa per esempio è una foto che ho fatto al mio gatto, il tempo era abbastanza nuvoloso, ma è passato un filo di luce solare all'interno dell'obiettivo che l'ha fatta completamente diventare nera, e quindi state molto attenti quando scattate una fotografia. Altra nota dolente è il flash. Non si può disabilitare, questa è veramente una seccatura. Se avete intenzione di fare qualche scatto particolare con qualche luce particolare, sarete costretti a coprirlo con qualcosa. Se non avete una custodia e mettete per esempio la fotocamera nello zaino, potrebbe accendersi accidentalmente con la pressione di questa leva. Come avete visto, quando la macchina si accende l'obiettivo esce, quindi se trova un ostacolo l'ingranaggio potrebbe anche rompersi, quindi fateci un po' attenzione. Se proprio non volete comprare una custodia, il consiglio che vi do è quello di togliere una pila. Togliendo una delle pile la macchina si spegne, la trasportate nello zaino o in passeggiata o in montagna dove la volete portare, poi reinserite la pila
e la usate. Quando la dovete rimettere nello zaino la togliete di nuovo. Mi sembra una soluzione accettabile. Quali sono i punti di forza di questa macchinetta? Beh, sicuramente è un punta e clicca in formato wide eccezionale, perché il costo al momento della registrazione è di 110 euro circa, che quindi tutto sommato ci sta per il formato di foto che scatta. Non ha doppia esposizione, non ha lunga esposizione, non si può fermare il flash, quindi se uno vuole fare delle cose particolari non gliela consiglierei, ma per avere un punta e scatta efficiente che fa il suo lavoro e fa uscire delle pellicole più o meno sempre a fuoco e più o meno sempre esposte in maniera quasi corretta, direi che è un'ottima soluzione. E voi cosa ne pensate di questa macchina istantanea? Se volete darmi qualche informazione potete scriverla sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati sulle prossime uscite. Anche per oggi il video finisce qui e noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui sul Prova Cose. Ciao!